Mister Fonseca, benvenuto. Grazie mille. Sono le prime ore, i primi giorni nell'ambiente Milan, casa Milan, Milanello. Le chiedo le sue sensazioni. Io devo ringraziare le persone perché mi hanno ricevuto qui molto bene. Mi è piaciuto molto di conoscere le persone che lavorano in club, mi è piaciuto molto Milanello. Le sensazioni sono molto positive. Sente una responsabilità e anche un'aria diversa nell'allenare un club così vincente, così storico, che tra l'altro quest'anno taglierà il traguardo prestigioso dei 125 anni? Sì, essendo allenatore di Milan è una grande responsabilità, ma è anche un grande orgoglio. Noi dobbiamo sapere che quando arriviamo a un club come Milan abbiamo la responsabilità di difendere un club con una storia che tutto il mondo conosce. E dobbiamo anche avere l'ambizione di vincere, perché quando siamo al Milan dobbiamo lavorare per vincere. Questo è importante di sapere. Che immagine ha lei di questa storia? Cosa ricorda del Milan? Tante cose, mi ricordo tanti giocatori. Prima devo dire che Milan è un club universale. Tutto il mondo conosce bene la storia di Milan, ma io mi ricordo di seguire Milan, la squadra di Gullit, di Rijkaard, di Van Basten, tanti giocatori, Baresi, Costa Curta, Tassotti, Maldini, tutti questi giocatori che io ammiravo molto. La storia di Milan è fantastica. Io penso che è difficile di non ricordare questi momenti grandi della storia del Milan. Tramite questa chiacchierata vogliamo provare a conoscere anche un po' l'uomo Paolo dietro l'allenatore Fonseca. Cosa ci racconta della sua infanzia e del suo passato? Io ho avuto una infanzia felice, ho cresciuto in una famiglia umile e da sempre a giocare calcio, a essere un tifoso grande del calcio, ma sono cresciuto in modo normale, felice. Il tempo sono stati diversi, no? Abbiamo avuto la possibilità di avere un'infanzia nella strada, a giocare calcio, e ho fatto un percorso normale nella scuola, ma sempre con la testa in calcio. Lei è nato in Mozambico, poi Sì. Crescendo si è spostato in Portogallo, ha vissuto in Ucraina, ha vissuto in Italia, ha vissuto in Francia. Come si è arricchito in questa esperienza da cittadino del mondo, se così possiamo dire? Sono nato a Mozambique. Mozambique è una ex colonia di Portogallo. Abbiamo una storia con Africa, con la guerra. Io sono nato là, ma devo dire che ho ritornato a Portogallo con la famiglia con un anno. Non mi ricordo niente di Mozambique. 8 anni fa è stata la prima volta che sono uscito da Portogallo, e è stata una grande esperienza. Primo perché ho conosciuto diverse culture, e dopo perché ho avuto la possibilità di cominciare a parlare diverse lingue. L'esperienza a Ucraina è stata fantastica. Qui in Italia penso che tutti hanno capito come mi piace il paese, e a Francia è anche stata una buona esperienza, ma sono molto ricco dopo di essere in diversi paesi, conoscere diverse persone, diverse culture. È una ricchezza grande che ho vinto. Tocca un tema di cui ha appena parlato. È già stato a Roma, si è sposato sul lago di Como. Che rapporto ha con il nostro paese e quanto è felice di tornare in Italia? Io mi ho sposato con una ucraniana. Devo dire che un giorno, quando mi fermo, non lo so se ritorno a Portogallo
a Ucraina, ma nella nostra testa è vivere in un paese diverso. E devo dire che io sono appassionato per l'Italia, il paese è bellissimo, si mangia bene, le persone sono molto emotive, molto simpatiche. Quando ho lasciato Roma ho pensato seriamente di avere la possibilità di vivere qui in Italia. Oggi sono molto soddisfatto di ritornare a Italia perché mi sento molto, molto bene qui, mi piace molto la cultura italiana, le persone italiane. Vedremo in futuro che succederà, magari io sono una persona che può rimanere qui a vivere. Ha vissuto tante città legate al calcio, penso a Porto, alla stessa Roma, a Donetsk. Come si immagina però Milano, che storicamente è così attaccata a questo sport così particolare? Penso che tutti gli italiani sono appassionati per il calcio e quello che io ho sentito quando ho giocato qui a San Siro è stata un'atmosfera incredibile e mi aspetta di poter vivere questi feelings, questo sentimento con i nostri tifosi. Mi aspetto di costruire qui algo che rende orgogliosi i tifosi e avere questa sensazione di essere solo uno quando giocheremo qui a San Siro. Purtroppo a Roma la pandemia ha costretto a vivere la maggior parte del tempo in casa o comunque tra casa e centro sportivo. Le chiedo quanta voglia ha adesso di scoprire anche la città italiana, Milano, capitale della moda, che sappiamo essere una delle sue passioni, Milano così dinamica, così proiettata al futuro. Quando sono arrivata a Roma ho deciso di vivere in Roma perché mi piace di vivere l'atmosfera della città. Qui mi aspetto di fare lo stesso. Quando abbiamo la possibilità di vivere in città come Milan, che è bellissimo, noi dobbiamo approfittare quello che la città ha di più bello. Io voglio vivere questo qui a Milan perché io non conosco bene Milan, ma voglio conoscere bene perché io so che è una bella città. Le chiedo se si sente una persona curiosa e qual è nell'approcciare questa nuova avventura la sua curiosità più grande. Sì, io sono una persona curiosa, ha tante cose che io voglio sentire, che voglio conoscere, che è difficile dire una cosa. Quello che io voglio è vedere la passione dei nostri tifosi qui a San Siro e con la squadra. Sta rimarcando spesso questa questione dei tifosi e allora torno a quel biennio dove purtroppo la maggior parte delle partite le ha vissute con gli stadi vuoti, senza il pubblico. Quanta voglia ha di vedere il campionato italiano con l'energia dei tifosi? Tanta. Io ho questa voglia di vedere questa energia in tutti gli stadi d'Italia, principalmente qui a San Siro. È corretto se diciamo che nella sua vita, tanto nelle scelte fuori campo quanto nel modo di giocare anche delle sue squadre, ha spesso avuto parecchio coraggio? Sì. Io penso che nella vita, se noi vogliamo vincere, noi dobbiamo rischiare e per rischiare noi dobbiamo avere questo coraggio di essere diverso. Io penso che noi allenatori abbiamo una obbligazione con le persone che amano il calcio. Noi non dobbiamo solo vincere, noi dobbiamo avere una forma che appassioni le tifosi. Il spettacolo deve essere algo che noi dobbiamo creare. E per fare questo noi dobbiamo avere coraggio, noi dobbiamo avere persone che lavorano con noi con coraggio e vivere il calcio di una forma appassionata. Questo è il mio modo di pensare. A proposito di questo, le chiedo se è una sfida ulteriore il processo di creazione di un'identità di cui spesso lei ha parlato e di cui ha parlato anche Zlatan Ibrahimovic nel giorno della sua ufficialità, per creare appunto un'identità in questo gruppo. Sì. Io penso che è fondamentale creare un'identità forte
nella squadra. È questo che voglio fare, avere una identità fortissima che permette di avere qualità nel nostro gioco, ma anche avere ambizione per vincere tutti i partiti. Tra le qualità che proprio Zlatan Ibrahimovic sottolineava c'è anche la sua esperienza. Le chiedo come si approccia ai giovani, lei che spesso ha allenato squadre proprio con tanti giovani, per ultimo il Lille, questo è un gruppo che ha perso anche alcuni leader lo scorso anno, come si approccia con i ragazzi più giovani? Di un modo normale. Per me i giocatori non hanno età. Se un giovane giocatore ha il coraggio e la qualità per giocare, io faccio giocare. Io so che noi abbiamo in Milan giocatori giovani con qualità. Se loro dimostrano che hanno questo coraggio, hanno questa competenza, io faccio giocare. L'età per me non è un problema. Le chiedo se sua moglie Caterina la seguirà in questa avventura a Milano e quanto è importante lei e la sua famiglia, con il quale tra l'altro anche in Ucraina ha vissuto momenti particolari, vedo che anche una spilla sulla giacca, quanto è importante il loro appoggio nella vita quotidiana? Per me è il mio sostegno, la famiglia, e per me è fondamentale portare la famiglia qui. Caterina ama l'Italia e penso sarà molto felice qui a Milan, anche con i bambini, ma per me è fondamentale avere la famiglia con me. Sappiamo che ha tante passioni, abbiamo citato la moda, ma anche la musica e non solo. Come riesce a staccare dal calcio e a trascorrere quelli che sono i momenti fuori dal campo? Lavoro molto, ma quando arrivo a casa trovo di avere momenti per la famiglia. È vero che mi piace molto la musica. La prima cosa che faccio la mattina quando mi sveglio è avere la musica per cominciare bene il giorno. Ma sono una persona molto semplice, tempo per la famiglia, tempo per guardare qualche serie in Netflix, ma per me, per il mio equilibrio, è importante avere questi momenti con la famiglia, con i bambini, con la mia moglie, è molto importante. Qual è l'insegnamento calcistico o di vita più grande che ha ricevuto? Ho ricevuto tanti. Devo dire che io credo molto in onestà. Quando facciamo le cose con passione, con onestà, siamo ricompensati per questo. E quello che è successo nella mia vita mi ha dimostrato questo mese, che quando noi siamo onesti con noi, con le persone che lavorano con noi, è più facile arrivare il nostro sogno. In una vecchia intervista lei diceva che ha avuto la fortuna di essere ciò che desiderava. L'ultima cosa che le chiedo è: cosa desidera oggi Paulo Fonseca? Vincere con il Milan. E allora in bocca al lupo e grazie. Grazie mille.